Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Yesterday, December 7th, 1941, a day which will live in infamy. Bentornati su Parabellum e benvenuti al secondo appuntamento di quella che è una trilogia divulgativa sui miti della Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo è quello di sfatare alcune delle più frequenti e false narrative che ancora troviamo presenti in molti libri e documentari. Non mi dilungherò troppo nell'introduzione, dato che i motivi di questo excursus e le ragioni della permanenza di questi miti e di queste false narrative li ho già abbondantemente spiegati nelle introduzioni del video precedente, quindi se non lo avete ancora visto, fatelo. L'importanza di questa trilogia trova le ragioni nel fatto che, avendo intrapreso un percorso che ci condurrà alla Seconda Guerra Mondiale, è mia intenzione portarvici ripuliti da decenni di informazioni errate, superate e di stampo propagandistico, in modo da arrivare con le idee chiare a quello che poi sarà il vero fulcro narrativo del canale. È mia intenzione, finita la trilogia sui miti, fare un video dove parlerò di libri e autori, in modo da completare questo ciclo non solo debunkando, ma anche fornendo a voi un bugiardino bibliotecario che vi risulterà assai utile qualora vogliate approfondire gli argomenti che abbiamo trattato. In pratica sarete in grado di fare lo slalom tra le informazioni utili e quelle non. Se c'è un contributo che uno storico può dare è proprio attingere alla propria esperienza e condividere il percorso fornendo meno buche possibili ad altri possibili viaggiatori. Ovviamente io non parlo mai di gusti personali, dato che la sintassi o il modo di scrivere di un autore può piacere o meno. Quindi parlerò di libri e autori, e lo farò solo in ottica di errori assodati o di narrative distorte per motivi personali, ideologici o propagandistici, su cui vi sono evidenze oggettive. Quindi, senza ulteriore indugio, immergiamoci nella seconda parte dei miti della Seconda Guerra Mondiale. Cominciamo dal mito di Hitler, fautore del riarmo della Germania. In realtà vi sono molti fraintendimenti, dato che il grosso del lavoro fu fatto durante gli anni 20 e i primi anni 30 sotto la guida di Hans von Seeckt, che pose le basi di quella struttura che poi avrebbe supportato la rapida espansione dell'esercito. Hitler si limitò a portare alla luce, o meglio allo scoperto, il riarmo ufficializzando certi sforzi già in atto e denunciando certi trattati che, detto francamente, in realtà stavano già violando da oltre un decennio. Alla fine il suo apporto più grande fu quello di aprire i rubinetti dei fondi. Eppure, ancora oggi, in molti documentari, la narrativa che va per la maggiore dipinge la situazione in maniera assai differente, raccontandoci come le forze armate tedesche siano state generate dal nulla dall'intervento hitleriano. Di questa questione ne ho parlato in modo approfondito nella serie dei video dedicati alla genesi della Wehrmacht. Parliamo di uno dei miti più classici, ovvero quello che i tedeschi disponessero di carri migliori e che fossero nettamente superiori sul piano della meccanizzazione. Miti che continuano a persistere, in parte perché ovviamente il grosso della produzione cinematografica è chiaramente di origine tedesca, e quindi noi vediamo ciò che essi vollero mostrarci. E ovviamente nei video di propaganda si dava risalto alla parte più meccanizzata e all'avanguardia dell'esercito. Non venivano di certo mostrate le infinite colonne di cavalli e uomini che in realtà rappresentavano il grosso della forza reale schierata dalla Wehrmacht. In realtà i carri tedeschi non erano smaccatamente migliori né peggiori di quelli francesi, in genere la corazzatura e i calibri utilizzati erano inferiori, sebbene adottassero una ripartizione interna, un layout superiore, ovvero quello dei 3 uomini in torretta, soprattutto per quanto riguardava i Panzer III e 4, che tra l'altro rappresentavano una percentuale del totale assai esigua. Infatti, dei circa 2500 carri utilizzati in Francia, ad esempio, oltre il 70% era ancora composto dai leggerissimi Panzer I e 2, assieme a qualche centinaio di carri cecoslovacchi. I francesi invece avevano a loro disposizione carri ben più corazzati e dotati di calibri maggiori, come i Char B1 e i Somme AS-35, che però erano piagati dalla pessima impostazione di avere torrette dotate di un solo uomo, dove il comandante doveva anche ricoprire il ruolo di cannoniere e servente.
cosa che comportava un evidente calo prestazionale, qualsiasi sia il ruolo che al momento il comandante dovesse ricoprire. Quindi dove risiedeva il vantaggio reale dei tedeschi? In sostanza era tutto dottrinale e tattico. I tedeschi intanto erano dotati di radio in ogni carro, mentre i francesi spesso ricorrevano ancora ad un sistema di comunicazione basato su bandierine. L'altro era che i tedeschi utilizzavano i carri in massa, dove ogni elemento della divisione, compreso il supporto di fanteria e artiglieria, era motorizzato, mentre i francesi, a parte poche divisioni in via sperimentale, tendevano a distribuire le loro unità corazzate lungo tutto il fronte a supporto della fanteria, un concetto assai antiquato che risaliva a tattiche adottate durante la Prima Guerra Mondiale. Ma soprattutto il vero vantaggio tedesco era nel sistema di comando flessibile, ovvero la Auftragstaktik, ovvero di quella libertà operativa di cui godevano i comandanti nel portare avanti le missioni loro poste, quella indipendenza operativa e decisionale che era completamente aliena ad eserciti come ad esempio quello francese. Senza questa indipendenza operativa, la guerra di movimento, la Bewegungskrieg, non sarebbe attuabile nella sua massima espressione, dato che in buona parte essa deve sfruttare le occasioni che si presentano e quindi dipende anche dalla capacità dei comandanti sul campo di intuire il punto dove esercitare la massima pressione, ovvero lo Schwerpunkt. Questi elementi dottrinali, uniti a quello tecnico della radio in ogni veicolo, rappresentarono il grosso del vantaggio operativo, come ebbero a dire molti storici. L'esercito tedesco non era particolarmente dotato di mezzi migliori o di più mezzi, ma era avanzato quel tanto in più che bastava per fare la differenza. L'altro mito è quello che i tedeschi disponessero di più carri. In realtà gli anglo-francesi superavano di numero i tedeschi, quindi la differenza era tutta tattico-operativa e di concentrazione. Questo mito prese piede anche grazie ai film propagandistici americani di Frank Capra degli anni 40. Parlo ovviamente della serie Why We Fight, che trovate online sul canale YouTube della Libreria del Congresso americana, dove le forze tedesche venivano esagerate all'inverosimile. Basta dire che si parlava di numeri come 40 divisioni corazzate e 70 motorizzate, ovvero oltre 10 volte i numeri reali impiegati dai tedeschi. Questo è un mito in costante discesa, ma che a volte riaffiora specie in documentari un poco datati. Il mito dell'inutilità della linea Maginot è causa di un'analisi superficiale e semplicistica. Si è detto che ormai l'epoca delle difese fisse era prossima alla fine, ma non fu la linea Maginot ad essere un fallimento, bensì lo schieramento tattico delle forze anglo-francesi e la strategia generale. In realtà la linea Maginot funzionò egregiamente, riducendo il fronte e costringendo i tedeschi a trovare una via alternativa. L'errore degli alleati fu quello di giudicare impenetrabile la foresta delle Ardenne, e quindi di lasciare ben poche divisioni a schermo di questo vitale punto che rappresentava il cardine di giunzione tra la linea e lo schieramento alleato. L'altro errore fu di schierare le truppe più mobili e l'intero corpo di spedizione britannico, il BEF, a nord con l'intenzione di spingersi ad est il più possibile per incontrare le truppe tedesche in Olanda e Belgio. Lo scopo era di fermarli lì. Questo sbilanciava il fronte e si prestava perfettamente alla contromanovra tedesca, dato che tanto più gli alleati si sarebbero spinti ad est, tanto più il loro schieramento si sarebbe sbilanciato a favore della penetrazione tedesca che andava nella direzione opposta. Un altro mito, correlato alla linea Maginot, fu che si interrompeva. In realtà la linea avrebbe dovuto proseguire addirittura in Belgio, ma i belgi si opposero alle proposte francesi, adducendo che questo avrebbe violato il loro stato di paese neutrale, oltre al fatto che negarono la compartecipazione ai costi. Quindi i francesi ripiegarono continuando la linea fino al mare, ma con minore intensità. Un'altra percezione sbagliata è che la linea coprisse soltanto la zona di confine con la Germania. In realtà essa includeva anche la linea Maginot delle Alpi, al confine con la Svizzera, ma soprattutto al confine con l'Italia, linea che rappresentava opere fortificate di rilievo che bloccarono effettivamente ogni tentativo italiano di sfondamento. Nel mito che Hitler ebbe l'idea di sfondare nelle Ardenne si iniziano molti fraintendimenti. Il primo è che ovviamente a vittoria avvenuta Hitler si appropriò della paternità del piano, dicendo che, di tutti i generali a cui parlai dell'idea, Manstein fu il primo a capirmi, fra l'altro senza rendergli alcun merito. La propaganda ovviamente usò la cosa per alimentare il mito di Hitler, fine stratega e genio. Cominciamo col dire che il piano, per come era stato concepito inizialmente, era per la maggior parte frutto del lavoro di Halder,
che però riprendeva, anche troppo da vicino, i concetti del vecchio piano di von Schlieffen, la ruota, e quindi esso subì molte revisioni. Come possiamo vedere nella versione A e B, il piano era completamente redatto da Halder e fu considerato in generale poco risolutivo e troppo classico. Fu soltanto a seguito dell'incidente di Mechelen che si considerarono le proposte di Manstein, fino ad allora ritenute troppo avventurose, per l'ancora troppo ortodossa Oberkommand der Heeres, i cui generali si opposero con veemenza a questa idea. Ma Hitler, alletato dalla possibilità di una guerra breve che tale piano prospettava, preferì questa soluzione. Era successo infatti che un pilota, il maggiore Erich Hemmans, volando con il suo Bf-108, si fosse perso a causa di un errore di rotta. Fatto sta che insieme a lui ci fosse anche il maggiore Helmut Rheinberger, che aveva con sé una copia dei piani di Fall-Gelb. I due furono costretti ad atterrare in Belgio e non fecero in tempo a distruggere i documenti integralmente prima dell'intervento dei belgi, anche se quest'ultimi glielo fecero credere. Halder, a torto, nei suoi diari disse che si fidò del rapporto sull'incidente, rimanendo convinto che la segretezza del piano non fosse stata violata. Hitler, per tutta risposta, inizialmente andò su tutte le furie, ma poi si ricordò delle proposte di Manstein e fu così che l'idea venne in parte accettata. Vennero così elaborate altre versioni. La terza versione, la C, che integrava le modifiche di Manstein, e poi la D finale, che venne ultimata e redatta da Halder. Parlando di sottomiti o vulgate errate su questa faccenda, vi è la questione di Sichelschnitt, taglio della falce. In realtà i tedeschi non adottarono mai ufficialmente questa denominazione. Anzi, in realtà, la manovra attraverso le Ardenne non ebbe mai un nome specifico. Questa denominazione fu inventata da Winston Churchill durante e dopo la guerra, ma siccome suonava bene, poi molti generali tedeschi la adottarono nel dopoguerra nei loro memoriali. Un altro fatto è che Manstein discusse la manovra con Guderian, cosa di cui però non fece menzione quando fece la sua proposta. Ovviamente Guderian, dopo la guerra, nel suo libro Panzer General, cercò di attribuirsi la paternità del piano, dicendo che fu lui l'unica voce fuori dal coro. Questa narrativa venne supportata da storici inglesi compiacenti, come Fuller e soprattutto Liddell Hart, che bramavano di dimostrare quanto le loro teorie avessero avuto un'influenza sullo sviluppo della Blitzkrieg, trovando in Guderian un complice per veicolare queste tesi. Veniamo al mito di Dunkirk, che nel tempo ha sviluppato tantissime vulgate, teorie e interpretazioni. Come spesso ripeto, i miti cercano di dare soluzioni semplici e romantiche a questioni che in realtà erano un poco più complesse di come appaiono. Molti furono i fattori che determinarono gli eventi. Spesso si parla del famoso ordine di arresto imposto da Hitler il 24 maggio, il cui reale scopo sarebbe stato quello di non infliggere un colpo fatale agli inglesi, nella speranza che essi, preso atto del fatto di essere rimasti da soli, avrebbero accettato infine una pace di compromesso. In realtà molte cose influirono sullo stop. La prima fu che le divisioni corazzate, dopo le loro incredibili cavalcate, a volte condotte anche senza dormire per 2 giorni, si erano spinte troppo a fondo ed erano arrivate al limite di uomini e mezzi, nonché delle capacità logistiche, sebbene sia detto che generali come Guderian avrebbero voluto andare avanti ad ogni costo, rischiando tutto. La seconda è che il comando della Wehrmacht e soprattutto Hitler rimasero stupiti del loro stesso successo e cominciarono quindi a temere, a torto, sovrastimando le capacità di ripresa dell'esercito francese, una controffensiva, specialmente perché in quel momento le fanterie si trovavano molto indietro rispetto alle forze corazzate, che in quel momento erano sparpagliate a difendere un fronte troppo esteso, e quindi non ritennero prudente spingersi oltre, finché le fanterie non fossero arrivate in zona a rilevare le forze corazzate e creare quindi uno schermo difensivo. Si voleva inoltre preservare le preziose divisioni corazzate per campagne future. Inoltre, un altro punto di discussione era che le forze corazzate, per loro natura, mal si prestassero ad uno scontro cittadino. Nel frattempo, mentre questa battaglia decisionale aveva luogo, si scatenarono forti piogge che contribuirono a rallentare le possibilità di un'avanzata, e questo agevolò la diatriba facendo pendere l'acqua della bilancia sulla decisione di fermarsi. Un'altra teoria è che il colpo finale venne affidato alla Luftwaffe. In realtà, per gli stessi problemi di cattivo tempo, anche l'attività delle forze aeree tedesche fu assai limitata, e mai si pensò che le sole forze aeree sarebbero state in grado da sole di fermare in toto l'evacuazione. Un mito collegato è quello dell'impatto risolutivo dell'aiuto delle imbarcazioni civili, che con ogni mezzo disponibile da pescherecci
a lance dei pompieri, salvarono il BEF. Sebbene il loro apporto fu eroico e rilevante, in realtà il BEF aveva cominciato ad imbarcarsi già da giorni, addirittura prima dello stop delle divisioni corazzate tedesche, e questo avvenne per lo più su trasporti militari e navi militari, che in percentuale imbarcarono oltre 2/3 delle truppe. Il mito dell'intervento civile, ormai romanticizzato, fu ingigantito per necessità propagandistiche ed orgoglio nazionale, e sebbene l'evacuazione nel suo complesso fu considerata un successo, anche Churchill ebbe a dire che le guerre non si vincono con le evacuazioni. Lo scopo era di riportare tutti coi piedi per terra. Una percezione che sussiste tutt'oggi è che gli anglo-francesi abbiano tradito la Polonia, scordandosi di dichiarare guerra alla Russia di Stalin quando anch'essa prese parte alla spartizione del paese, aggredendola alle spalle. In realtà questo viene spesso dimenticato, forse perché gli inglesi per molto tempo non vollero svelare le clausole segrete del patto in modo da non creare un precedente, dato che ve ne erano molte altre in corso in altri accordi. Inoltre gli inglesi erano cinicamente consci che non avrebbero potuto aiutare la Polonia contro un aggressore, figuriamoci due. In essenza, sebbene pubblicamente il trattato fosse sempre stato presentato come garanzia dell'integrità della Polonia contro un qualsiasi aggressore europeo, nella sostanza esso era vincolante solo nel caso specifico della Germania, mentre per altri casi era solo previsto un supporto diplomatico e una consultazione. Diciamo che diplomaticamente la cosa era anche funzionale alla Polonia, dato che mantenere questa ambiguità non confermava né smentiva che tale accordo includesse anche assicurazioni contro un intervento russo. Un famoso mito, abusato da tutti, chi in buona fede, chi a scopo denigratorio, è quello dei polacchi che caricavano con la cavalleria persino le forze corazzate, che si è poi protratto nel tempo e vedremo perché. Cominciamo col dire che il tutto è nato in una situazione reale avvenuta il 1 settembre a Crojanti, dove il 18° reggimento Ulani caricò e prese di sorpresa il 76° reggimento di fanteria tedesco che faceva parte della 20ª divisione motorizzata. Il reggimento, preso dal panico, si trattava dei primi giorni di guerra, si ritirò e poi sopraggiunsero i corazzati tedeschi che caricarono i polacchi falciandoli e costringendoli alla ritirata, che ovviamente non avevano nessuna intenzione di confrontarsi con dei corazzati. Si è detto che i polacchi non caricavano roteando le sciabole come possiamo vedere in sottofondo in questo film di propaganda tedesco chiamato Kampfgeschwader Lutzow, che ricostruiva l'avvenimento a scopo denigratorio. Essi utilizzavano per lo più la cavalleria per la sua mobilità, portandosi a rimorchio cannoncini anticarro e antiaerei e mitragliatrici, e smontando per combattere utilizzando tattiche da fanteria. Fatto sta che alla fine in quel piccolo scontro i giornalisti tedeschi e italiani vennero portati sul posto per documentare l'accaduto e raccontarono i fatti in maniera distorta. L'accaduto poi venne ripreso dalla propaganda tedesca che attraverso il giornale Der Wehrmacht scrisse che il 13 settembre i polacchi si erano gettati follemente alla carica di blindati. A continuare il mito poi venne nella seconda guerra mondiale la propaganda sovietica, che riprese la storia al fine di umiliare i comandanti polacchi e la classe dirigente. Come se non bastasse, gli americani negli anni 50 ripresero il mito, ai fini di elogiare l'eroismo polacco. Famosa è la voce narrante di Walter Cronkite che nei documentari parla di tali cariche leggendarie. Questo è un tipico esempio di come alcuni miti nascono distorti, poi diventano propaganda e poi vengono ripresi in buona fede compiendo un giro assurdo. Ovviamente di tali cariche ne parla anche Guderian nelle sue memorie, tanto per non farsi mancare mai nulla. Continuando sui miti che riguardano Fall Weiss, la campagna di Polonia, vi sono due grandi convinzioni che continuano a sussistere ancora oggi e che invece vengono smontate totalmente dai numeri e dai documenti. La prima è che quel mese di guerra, o poco più, fosse costato assai poco alla Germania. In realtà le perdite di uomini e mezzi furono assai rilevanti se consideriamo la disparità tecnologica e numerica. Si potrebbe pensare che i tedeschi stravinsero, in realtà se analizziamo i numeri, la storia ci mostra una narrativa assai divergente da quella dell'instoppabile Wehrmacht e la Blitzkrieg. Tralasciando i prigionieri di guerra, su cui ovviamente la Germania ebbe la meglio, circa 500.000 più altri 200.000 catturati dai sovietici,
Le perdite in combattimento tra morti e feriti della Germania furono circa 50.000 contro 120.000 della Polonia, non esattamente un rapporto sconvolgente. Se analizziamo i numeri delle perdite dei veicoli, la situazione si fa anche più fosca. Considerando la disparità delle forze in campo, dei circa 2.800 carri utilizzati dai tedeschi, oltre 1.000 furono persi o irrimediabilmente danneggiati, ovvero oltre il 30% del totale. Se consideriamo che si scontrarono contro meno di 800 carri leggeri e tanchette, questo è molto significativo, anche a riprova di quanto i Panzer I e II, persino contro la Polonia, risultarono insufficienti e inadatti alla prima linea. Oltre a questo, i tedeschi persero circa altri 10.000 veicoli tra moto, camion ed altro, cifre assai rilevanti per un conflitto che era durato soltanto 35 giorni. Il secondo mito, che fatica ancora ad abbandonarci, è quello che le forze aeree polacche vennero sorprese a terra. In realtà i polacchi sparpagliarono le loro forze aeree in campi minori settimane prima dell'invasione, e quel poco che venne distrutto a terra erano vecchi aerei ormai inservibili. A riprova di questo vi è il fatto che la Luftwaffe subì perdite non trascurabili se si considera che vi presero parte circa 2.800 velivoli e alla fine risultarono persi o irrimediabilmente danneggiati oltre 800 apparecchi. Da questo è intuibile capire che la narrativa era frutto della propaganda tedesca, dato che queste perdite sarebbero impensabili se il grosso dell'aeronautica polacca fosse stata distrutta al suolo, come affermato. Questi numeri dovrebbero far riflettere, dato che perdere ben 800 apparecchi con un vantaggio sulla carta di quasi 5-1 contro un'aviazione dotata di soli circa 650 velivoli in efficienza bellica e per lo più di tipo datato, non è cosa di poco conto, e questo va a riprova dell'incredibile abilità dei piloti polacchi, cosa che poi riemergerà di nuovo nelle file della RAF. Passando alla battaglia di Inghilterra, quando pensiamo ad essa ci viene subito in mente il Supermarine Spitfire, perché questa è l'iconografia classica più blasonata e overutilizzata in ogni immagine, libro o film. In realtà il vero salvatore e vincitore di quella battaglia è l'assai meno blasonato Hawker Hurricane, che però rappresentava oltre i 2/3 della forza caccia in quei mesi cruciali e che a conti fatti totalizzò oltre il 60% degli abbattimenti totali. Ad esempio anche la famosa 303esima squadriglia polacca, Kosciuszko, quella che ebbe il record di abbattimenti, volava sugli Hurricane e non sugli Spitfire. Il fatto è che lo Hawker Hurricane era assai meno blasonato e performante dello Spitfire, sebbene più robusto e di facile manutenzione, tanto che persino i piloti tedeschi avevano la tendenza a dire di essere stati abbattuti da uno Spitfire per non dover ammettere che in realtà fosse stato un Hurricane. E questo contribuì ad accrescere il mito dello Spitfire e ad oscurare il contributo dell'Hurricane. Parliamo di Operazione Leone Marino, ovvero Sea Law, che molti spesso confondono o integrano con il periodo ricoperto da quella che comunemente viene chiamata la Battaglia d'Inghilterra, come se fossero un tutt'uno. In realtà la serie di operazioni aeree che fanno parte della Battaglia d'Inghilterra per i tedeschi prendevano il nome di Unternehmen Adlerangriff, operazione Attacco dell'Aquila, il cui scopo era distruggere la RAF come precondizione per poter attuare Operazione Sea Law, che invece era la pianificazione vera e propria dell'invasione sbarco. Chiarito questo, veniamo ai miti ad essa collegati, dove a torto spesso si vagheggia la possibilità che questa sarebbe potuta avvenire. Cominciamo col dire che i tedeschi prima di tutto mancavano di navi da sbarco sufficienti a tale impresa, sia nel numero che nella tipologia. Ma poniamo il caso che essi sarebbero stati in grado di assumere il controllo dell'aria anche in modo parziale. La Home Fleet era essenzialmente integra e questo rendeva impossibile lo sbarco. Inoltre i tedeschi riscontrarono molti problemi logistici e fu calcolato che si sarebbe dovuto potenziare marina e aeronautica a discapito dell'esercito per essere anche solo in grado di provarci. Lo stesso Göring nutriva grandi dubbi sulla fattibilità. Va detto inoltre che quando i tedeschi cambiarono la strategia, smettendo di focalizzare gli aeroporti per bombardare le città, in realtà l'operazione era già cancellata. Infatti quel dirottamento di intenti era diretto a piegare il morale inglese per indurli a delle negoziazioni di pace. Sebbene il gabinetto di guerra inglese a questo punto non temesse più l'invasione, mantenne questa narrativa ancora per molto a fini propagandistici interni per compattare l'opinione pubblica e gli sforzi della nazione, ma anche per cercare di attrarre la simpatia degli americani e quindi di ottenerne l'ingresso nel conflitto. A tale scopo si dipingeva la situazione più grave di quanto in realtà non fosse.
Parliamo della falsa narrativa dell'improvviso attacco giapponese, narrativa che raggiunge i massimi livelli tra gli anni 50 e 80 anche ad opera di Hollywood. In realtà si tende sempre a parlare dell'attacco a Pearl Harbor, ma mai di ciò che è avvenuto in termini di relazioni tra il Giappone e le altre potenze negli anni precedenti. Intanto, da un punto di vista squisitamente tattico-militaristico, i giapponesi non hanno mai fatto procedere un evento bellico con un avvertimento. È infatti dai tempi di Port Arthur e la guerra russo-giapponese che essi hanno sempre cominciato ad utilizzare quel modus operandi che oggi definiremmo borderline, ovvero di eseguire un attacco decisivo e poi far seguire la dichiarazione di guerra, se non in contemporanea, poco dopo, al fine di rendere impossibile all'avversario alcuna possibilità di organizzazione di una difesa adeguata. Questo metodo verrà ripetuto con i cinesi durante gli anni 30 e con i russi vedi la famosa guerra non dichiarata da entrambi i lati sul confine della Mongolia, che porterà alla battaglia di Khalkhin Gol, con esiti disastrosi per i giapponesi. Quindi è impensabile che gli Stati Uniti, visto il deterioramento dei rapporti, si aspetta solo una dichiarazione formale, anzi era molto prevedibile il contrario. Infatti i giapponesi avevano già compiuto moltissime mosse allarmistiche, dall'abbandono della Lega delle Nazioni nel 1933 al ritiro unilaterale dal Trattato Navale di Washington del 1934. Inoltre, la guerra con la Cina aveva inasprito le relazioni con le potenze occidentali, fino a giungere al punto più basso, quando i giapponesi occuparono, nel giugno del 41, gli aeroporti dell'Indocina francese, in accordo col governo di Vichy. A questo punto, gli americani congelarono i beni giapponesi in America ed instaurarono un embargo sull'esportazione di petrolio. Questo costringerà i giapponesi ad agire, dato che avevano meno di 2 anni di scorte di carburante. Le possibilità dunque erano 2: rinunciare all'espansione o neutralizzare l'America con un colpo di mano decisivo. Passiamo ad un mito correlato, ovvero quello che Franklin Delano Roosevelt sapesse dell'attacco. Nel tempo sono nate molte teorie cospirazionistiche a riguardo. Il grosso è venuto fuori negli anni 80, un esempio tipico lo si trova nel libro di John Toland, Pearl Harbor e le sue conseguenze, dove vengono descritti dei casi in cui dei messaggi intercettati che contenevano delle informazioni collegabili all'attacco vennero selezionate per passare al vaglio, ma poi si persero nei meandri della burocrazia militare o semplicemente non vennero processate in tempo o considerate importanti con le informazioni dell'epoca. In realtà, col senno di poi, le intercettazioni che contengono informazioni parziali riguardo l'attacco sono centinaia e variano da una semplice notifica della mancanza di una certa flotta o nave allo spostamento di truppe al silenzio radio in certe zone. Ma si sa, del senno di poi sono piene le fosse. In realtà gli americani avevano decifrato il codice giapponese a più riprese, ma esso cambiava soventemente. E quindi nel periodo 1940-41 la loro capacità di decifrazione era assai parziale, essenzialmente quasi tiravano ad indovinare. Quindi quei frammenti di informazione in mezzo ad un mare di intercettazioni senza una chiave di lettura non avrebbero mai prodotto alcuna informazione utilizzabile. Quindi a scrivere a tutto questo delle teorie revisioniste a posteriori è una teoria assai labile. Passiamo ad un'altra serie di miti o speculazioni erronee che a volte si presentano anche in contemporanea. Se i giapponesi avessero affondato le porte aeree americane, se i giapponesi avessero occupato subito Midway e Pearl Harbor, e se i giapponesi avessero distrutto i depositi di carburante, avrebbero vinto? La risposta è ovviamente negativa in tutti i casi. Sebbene è innegabile che nel corto termine il conseguimento di uno di questi obiettivi o di tutti e tre avrebbero dato al Giappone una finestra di tempo maggiore per ampliare il proprio schermo difensivo, nel lungo termine non sarebbe cambiato nulla. Il potenziale industriale americano costituiva un divario insormontabile per il Giappone. Basta dire che anche se gli americani avessero perduto ogni singola nave a Pearl Harbor e i giapponesi nessuna, gli americani avrebbero ricostituito tale flotta in 30 mesi. La cosa diventa ancora più evidente se si analizzano le portaerei di squadra, le navi di gran lunga più importanti in tale teatro. L'America ne produrrà ben 21 durante la guerra, il Giappone 7, utilizzando fra l'altro spesso scafi intesi per altri progetti e poi riconvertiti. La situazione non era più rosea per quanto riguarda le navi da battaglia, 8 per gli americani e solo 2 per i giapponesi, tra l'altro preimpostate da anni, 14 incrociatori pesanti per gli americani, nessuno per i giapponesi. E anche nel resto di ogni altra tipologia di unità, i giapponesi erano in netto svantaggio. Infine, spesso non si tiene conto che non solo Pearl Harbor fu sotto attacco quel giorno, ma anche le Filippine, Guam e l'isola di Wake.
Quindi i giapponesi, a meno di un cambio di strategia con le forze che utilizzarono, non avrebbero potuto occupare le isole. Gli altri due obiettivi invece sarebbero stati alla portata, e per quanto riguarda le porte aeree, in realtà essi rappresentavano l'obiettivo primario che fu mancato con conseguenze disastrose. Passiamo ad un mito vero e proprio, alimentato ancora oggi per questioni di propaganda pregressa, ovvero quella falsa percezione che per gli americani la seconda guerra mondiale fosse stata una guerra giusta e che milioni di uomini si offrirono volontari per combattere le atrocità delle dittature. Ancora oggi possiamo trovare una coda di questo lascito persino nei film della Marvel di Capitan America, dove lui tenta a tutti i costi di arruolarsi e viene scartato, mentre l'amico Bucky viene preso. E questa tiritera dell'uomo americano volontario si ripresenta in quasi ogni film di guerra, persino in pellicole anche molto recenti, come ad esempio Hacksaw Ridge. In realtà gli americani, grazie alla politica dell'isolazionismo, non avevano nessuna intenzione di entrare in guerra, e tranne poche centinaia di volontari che combatterono con la RAF in Inghilterra e in altri posti del mondo, Cina inclusa, ben pochi sentivano di doversi immischiare un'altra volta in quelle faccende europee, memori dell'intervento americano nella Grande Guerra. A riprova di questo vengono i numeri, e il paradosso risiede proprio qui. La Seconda Guerra Mondiale ebbe meno volontari della tanto bisfrattata e odiata Guerra del Vietnam. Infatti, ben 2/3 dei soldati che prenderanno parte alla Seconda Guerra Mondiale erano drafted, ovvero sorteggiati, e meno di 1/3 furono volontari. Contro invece ben 2/3 di volontari nella Guerra del Vietnam. Basta dire che addirittura nei Marines i volontari nel Vietnam supereranno il 90%. Il problema è che Hollywood ci ha abituato alla corsa all'arruolamento per una guerra giusta, ragionando col senno di poi. In realtà l'uomo comune non aveva nessuna idea dell'estensione dell'atrocità del nazifascismo e quindi ragionava in ottica di isolazionismo. E quindi era assai poco motivato al partecipare ad un'altra guerra europea, anche perché poi questa era stata la linea di pensiero che aveva prevalso negli Stati Uniti per tutti gli anni 20 e 30. Basta ricordare che il Senato americano nemmeno ratificò le clausole di Versailles di Woodrow Wilson, tanto erano profonde le radici del non interventismo negli affari europei. Ed anche Roosevelt all'inizio del conflitto prometteva che questa volta l'America non avrebbe mandato i suoi figli a morire, per poi cambiare idea col tempo, anche perché aveva essenzialmente tutto il Senato americano ostile ad un intervento, tanto che faticò anche a far passare leggi come la Land Lease e a concedere prestiti all'Inghilterra. Tra l'altro, piccola nota di colore, l'ultima tranche del prestito è stata saldata dall'Inghilterra nel 2006. Pearl Harbor ovviamente ribaltò la situazione, costringendo gli Stati Uniti ad intervenire, ponendo fine ad un ventennio di isolazionismo, compattando l'opinione pubblica dietro al presidente. Passiamo al mito dell'importanza risolutiva del D-Day, che anche gli storici americani più contemporanei riconoscono come esagerato se comparato a quello che accadeva sul fronte orientale. Il mito ovviamente è stato ingigantito nel dopoguerra al fine di sminuire l'apporto dell'ex alleato sovietico, ed è stato poi ripreso e riproposto a non finire in ogni film o documentario dagli anni 50 in su, tanto che ancora oggi ne troviamo tracce in documentari relativamente moderni. Lo scopo era ovviamente di gigantire il peso al fine di attribuire un valore risolutivo sull'intera faccenda. Nel fare questo non solo si sminuiva l'apporto russo, ma anche quello degli alleati americani, che rappresentavano tra l'altro la maggioranza dello sforzo durante il D-Day. Basta dire che 3 su 5 dei punti di sbarco erano stati assegnati a canadesi e inglesi. Inoltre, quasi l'interezza dello sforzo navale era ricaduto sul peso della marina inglese, e persino in film famosi come Salvate il soldato Ryan si vedono degli americani alla guida dei mezzi da sbarco invece dei marinai inglesi, come accadde realmente, a testimonianza che le vecchie abitudini di americanizzare il D-Day sono ancora dure a morire. Intanto i russi erano già arrivati nei pressi di Varsavia e l'intera faccenda diventa ancora più chiara se confrontiamo le cifre in campo. Al momento del D-Day l'84% dell'esercito tedesco era impiegato altrove, di cui oltre il 70% sul fronte orientale. Ed è proprio sul fronte orientale che la Wehrmacht si dissanguò. È stato calcolato che di tutte le perdite tedesche sostenute durante la Seconda Guerra Mondiale, 9 su 10 erano avvenute al di fuori del fronte occidentale, e mediamente 7-8 di queste erano imputabili al fronte orientale. Come dicevo, le cifre parlano da sole. I russi ebbero circa 25 milioni di morti tra civili e militari.
contro le sole circa 400.000 perdite americane, e questo rende indubbio a quale lato va attribuito il merito maggiore della sconfitta tedesca. Veniamo al mito della bomba nucleare tedesca. La domanda principe rimane sempre la solita: quanto ci andarono vicini? In realtà non molto. Che ne dica Romersa, famoso favoleggiatore e a suo dire testimone oculare di un test di una bomba sporca tedesca, in realtà il piano nucleare tedesco era assai indietro. Gli stessi alleati nel dopoguerra rimasero assai sorpresi di scoprire quanto piccolo fosse lo sforzo tedesco. Essi avevano immaginato di essere indietro, dato che i tedeschi iniziarono già nel 1939. Basti dire che al Manhattan Project presero parte tra scienziati, militari, operai ed altri circa 500.000 di persone, per un costo di oltre 2 miliardi di dollari dell'epoca, mentre il piano tedesco era diviso in varie sottodivisioni che si occupavano di fisica teorica e sperimentale, che nel periodo della sua massima espansione ebbe solo 72 scienziati e 8 milioni di marchi di fondi, circa 2 milioni di dollari, numeri che non si avvicinano nemmeno all'1% degli sforzi profusi dagli alleati nel loro programma. I tedeschi infine non riuscirono nemmeno a produrre un reattore funzionante. Il tutto a causa di considerazioni sbagliate che deviarono le loro ricerche verso una linea di pensiero che non avrebbe mai portato ad una reazione nucleare. Venne stimato che talora avessero capito i loro errori e mantenuto la linea di fondi attuale, sarebbero arrivati ad un ordigno in circa 10 anni. Il loro programma venne inoltre piegato da diatribe interne dovute al poco interesse verso quella che sembrava una soluzione che avrebbe richiesto troppo tempo prima di avere un impiego pratico, e quindi le varie divisioni vennero divise e ricevettero sempre meno fondi, oltre al fatto che molti tecnici finirono per servire nell'esercito, privando la ricerca di quell'essenziale manodopera che invece non veniva lesinata nel progetto Manhattan. Le questioni razziali inoltre allontanarono negli anni molti scienziati il cui apporto avrebbe potuto essere fondamentale. In ultima battuta, Werner Heisenberger non riuscì mai a venire a capo di un sistema pratico per produrre una fissione nucleare, e quindi Uranverein, il club dell'uranio, la ricerca nucleare tedesca, rimase ancora a livello accademico e sperimentale. Veniamo al mito che gli americani non avrebbero mai sganciato una bomba atomica sulla Germania per questioni razziali. Intanto va detto che sì, vi erano forti connotati di razzismo verso il Giappone, ma va anche detto che l'intero programma Manhattan era nato per battere la Germania sulla corsa al nucleare, dato che analisi dell'epoca non ritenevano il Giappone in grado di sviluppare tale tecnologia, né vi erano evidenze che i giapponesi si fossero mai spinti in tal senso. Gli alleati sovrastimarono lo stato di avanzamento tedesco fino all'assurdo, ritenendo addirittura di essere indietro nel 1943, cosa che non era. Quindi da sempre l'intenzione era di utilizzare la potenza atomica in Europa, ma la conseguente resa incondizionata dalla Germania dell'8 maggio 1945 ed il fatto che ci vollero altri 2 mesi prima che avvenisse il primo test nucleare di successo, che avverrà nel 16 luglio 1945, fece sfumare l'opportunità. Diciamo che la Germania scampò al nucleare per poco. Ricordo che il tutto era nato da una lettera di Einstein al presidente americano, che avvisava del pericolo qualora Hitler avesse ottenuto una bomba atomica per primo, quindi la corsa era nettamente contro la Germania. Inoltre non dobbiamo farci illusioni morali sulla bomba col senno di poi. Poco si sapeva degli effetti a lungo termine delle radiazioni e nemmeno vi era preoccupazione. Lo scopo era finire la guerra il più brevemente possibile, quindi era considerata una bomba dal potere sulla carta devastante, ma pur sempre una bomba. Essenzialmente il mondo non aveva ancora preso coscienza della natura della bestia. L'unico che lo capì fu Oppenheimer, che al test pronunciò queste famose parole tratte dal sacro testo indù del Bhagavad Gita: "Ora sono diventato morte, il distruttore di mondi". I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Passiamo all'ultimo mito di questo secondo appuntamento, ovvero la retorica che il bombardamento su Hiroshima e Nagasaki salvò 1 milione di vite americane. Almeno questo era il numero di perdite che pare furono preventivate per un'invasione terrestre del Giappone.
In realtà i bombardamenti incendiari americani avevano prodotto molte più vittime delle bombe nucleari, quindi si poteva ottenere di più anche senza le atomiche. Ma vi erano motivazioni ben più ciniche per usarle. In parte si voleva verificarne l'efficacia, dato che molti avevano dubbi se avessero funzionato. I giapponesi poi sospettarono che gli americani ne avessero solo una, quindi la seconda servì a fugare ogni dubbio. Ma in realtà i giapponesi non rimasero così stupefatti dalla potenza. Come già detto, i bombardamenti convenzionali ebbero effetti anche più distruttivi e quindi erano anche abituati all'idea di subire quel livello di devastazione. Infine decisero di arrendersi non solo per le bombe nucleari come di solito viene raccontato, ma soprattutto per la dichiarazione di guerra sovietica. Essi infatti speravano di ottenere uno stallo con gli americani e quindi ottenere una pace. Questo avvenimento tolse loro ogni possibilità, dato che contavano su un intervento sovietico. Per quanto riguarda gli americani, essi tennero in conto anche altri tipi di valutazioni di stampo strategico. Si voleva finire la guerra col Giappone prima dell'intervento russo, dato che si stava già profilando all'orizzonte la guerra fredda e si temeva grandemente un'influenza sovietica nell'area. Le bombe inoltre avrebbero rimarcato un divario tecnologico tra gli alleati e i sovietici, una moneta di scambio che avrebbe messo in guardia gli appetiti di Stalin. Infine, per ritornare alla retorica del milione di vite salvate, essa non era frutto di un'analisi militare, ma bensì di una trovata giornalistica del dopoguerra, quando il dibattito sul nucleare divenne assai acceso nell'opinione pubblica americana. Il segretario di Stato Harry Stimson pubblicò una lettera sul New Yorker, dove parlava del famoso milione di vite salvate che vennero calcolate per giustificarne l'utilizzo. In realtà è venuto fuori che quella lettera non fu nemmeno scritta da lui, ma da Bundy McGeorge, che poi negli anni ammise che la trovata del milione fu solo un espediente giornalistico che non trovava alcuna base in studi o considerazioni militari avvenuti durante la guerra, e da allora, come spesso accade, questa narrativa fatica ad abbandonarci. Che dirvi, se come al solito siete giunti fino a qui, grazie a voi. E per quanto riguarda i futuri appuntamenti, ci ritroveremo a breve con il video integrale del discorso di Hitler in tono colloquiale sottotitolato, se YouTube non creerà troppi problemi. Come al solito, sempre qui, su Parabellum.